Quest'oggi esploreremo la squadra del nostro paese, l'Italia. In Inaz 2023 la nazionale azzurra è rappresentata dall'Orfeo del Football Frontier International, una squadra composta da numerosi personaggi che si basano su leggende italiane. Il nome del team richiama Orfeo, il poeta e musicista della mitologia greca, capace di incantare uomini, animali, persino gli dei con la sua lira, un riferimento alla bellezza e all'armonia del gioco che caratterizzano la squadra. Non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con il portiere, Gigi Blasi. Blasi è conosciuto come il più forte guardiano divino d'Italia e proprio per questo motivo è ispirato a uno dei portieri più forti della storia del calcio italiano, se non il migliore, Gianluigi Buffon, con cui condivide il nome. Buffon ha esordito tra i grandi col Parma per poi passare alla Juventus nel 2001, dove trascorrerà 20 lunghi anni. Ha avuto una breve parentesi al Paris Saint-Germain allenato da Thomas Tuchel e prima di concludere la sua gloriosa carriera torna dove tutto era cominciato, al Parma. Ma non si ispira solo a lui, bensì anche a Manuele Blasi, centrocampista che ha collezionato molte maglie, ma il Napoli è la squadra con cui ha trovato più continuità. Un altro legame che il portiere dell'Orfeo ha con l'Italia è la sua tecnica peculiare, la guardia del Colosseo, che è un grande anfiteatro romano situato nel centro della capitale. Serviva per ospitare spettacoli pubblici come combattimenti tra gladiatori, caccia, rappresentazioni di battaglie, mentre è oggi uno dei monumenti più iconici del mondo. Passiamo al quartetto difensivo, partendo da Vento Galliano. Si prende cura in modo maniacale del suo stile personale, indossando persino boxer su misura. Guardando il suo cognome potrei trovare una correlazione con Adriano Galliani, un dirigente sportivo italiano, noto soprattutto per essere stato a lungo uno dei protagonisti della Serie A. Ha legato gran parte della sua carriera al Milan, dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato durante la presidenza di Silvio Berlusconi. Sotto la sua gestione il Milan ha vissuto un periodo d'oro, vincendo numerosi trofei nazionali e internazionali, tra cui 8 scudetti e 5 Champions League. Dopo l'esperienza al Milan, Galliani è diventato amministratore delegato del Monza, portando la squadra dalla Serie C fino alla Serie A, sempre insieme a Berlusconi. Il secondo difensore è Otto Nobili, che viene da Pisa e vuole rendere orgogliosa la sua città natale. Purtroppo non trovo possibili ispirazioni a persone realmente esistite, ma il suo nome si rifà all'espressione giapponese Otto Rinoniri, che significa calmo e rilassato. Probabilmente questa descrizione deriva dal suo cognome Nobili, che può riferirsi all'appartenenza alla nobiltà. Arriviamo ora a un altro personaggio che rappresenta uno dei protagonisti principali della vittoria del Mondiale 2006, Anton Graziuso. È chiaramente ispirato all'iconico Gennaro Gattuso, famoso per la sua grinta, la determinazione e il carattere combattivo in campo. Il sogno di Graziuso è diventare un agente di polizia e combattere le organizzazioni malvagie, un obiettivo che rispecchia perfettamente lo spirito tenace del suo modello reale. Gattuso ha giocato principalmente come centrocampista difensivo e ha vissuto la parte più importante della sua carriera con il Milan. Con la nazionale italiana invece ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania, formando con Andrea Pirlo una delle coppie di centrocampo più iconiche della storia del calcio azzurro. Ed ecco il giocatore che chiude la linea difensiva, Marco Maserati, che è molto orgoglioso della cucina del posto, soprattutto della pasta. Si ispira a un altro protagonista del mondiale, Marco Materazzi, conosciuto in tutto il mondo per la testata che ricevette da Zidane, facendolo espellere e segnando anche un gol proprio in finale. Il culmine della sua carriera è con l'Inter, dove ha giocato per 10 stagioni, vincendo 5 scudetti e una Champions League. Un'altra reference al personaggio è la Maserati, una storica casa automobilistica italiana, fondata nel 1914 a Bologna dai fratelli Maserati e oggi ha sede a Modena. È conosciuta in tutto il mondo per la produzione di auto sportive e di lusso, che uniscono prestazioni elevate, design elegante e artigianalità italiana. Passiamo ai centrocampisti, iniziando con Angelo Gabrini, centrocampista dai lineamenti angelici ed esperto nella creazione di spille con cammeo. Dando un'occhiata al suo cognome possiamo collegarlo abbastanza facilmente ad Antonio Cabrini. Ha trascorso gran parte della sua carriera alla Juventus, dove ha vinto praticamente tutto. Con la nazionale italiana è stato campione del mondo nel 1982, segnando anche un gol nella finale contro la Germania Ovest. Era noto per la sua eleganza, il senso tattico e la capacità di spingersi in avanti, qualità che lo hanno reso un terzino moderno per la sua epoca. Guardando il design di Gabrini nel nome, possiamo dire anche che si riferisce all'arcangelo Gabriele, che è conosciuto come messaggero di Dio. Nella Bibbia Gabriele annuncia Maria che darà alla luce Gesù, mentre nell'Islam ha rivelato il Corano a Maometto. Passiamo al vero capitano della squadra, Hidetoshi Nakata. Lui, a differenza degli altri, è proprio una collaborazione con Level 5 che gli ha permesso di partecipare a Inazuma Eleven 2 e Inazuma Eleven 3,
come il miglior calciatore mondiale giovanile. Hidetoshi Nakata è un ex giocatore giapponese che ha vissuto gran parte della sua carriera calcistica in Italia e per questo motivo è stata scelta la nostra nazione per ospitarlo, e con la Roma ha vinto lo scudetto 2000-2001. Dopo il ritiro Nakata si è dedicato a moda, arte e beneficenza, diventando un personaggio molto influente anche al di fuori del calcio. Passiamo a Giorgio Giannini, che proviene da una famiglia illustre ma non è una persona che si adagia sugli allori. Molto probabilmente ha due ispirazioni. La prima è quella di Giorgio Chiellini. Ha trascorso gran parte della sua carriera con la Juventus, squadra con cui ha vinto numerosi titoli, 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e diverse Supercoppe italiane. Era noto per la sua forza fisica, leadership e capacità di leggere il gioco, oltre che per il carattere combattivo in campo. Con la nazionale italiana ha vinto l'Europeo del 2020 da capitano. L'altra possibile reference è Giuseppe Giannini, un ex calciatore e allenatore italiano, soprannominato il principe per eleganza e classe nel gioco. Ha legato gran parte della sua carriera alla Roma, squadra con cui ha giocato dal 1981 al 1996, diventandone un simbolo e anche capitano. Arriviamo all'ultimo centrocampista, Dante Diavolo, che spera di rappresentare l'Italia come ciclista. Diavolo si riferisce a Dante Alighieri, uno dei più grandi poeti e scrittori italiani, considerato il padre della lingua italiana. La sua opera più famosa è la Divina Commedia, un poema epico che racconta il viaggio di Dante attraverso inferno, purgatorio e paradiso, e che combina elementi religiosi, filosofici e politici dell'epoca. Ha contribuito a fissare l'italiano volgare come lingua letteraria e la sua figura è simbolo della cultura e della civiltà italiana. Il suo cognome rappresenta Lucifero, il principale angelo caduto e simbolo del male, proprio nella Divina Commedia di Dante, dove è descritto come intrappolato nel ghiaccio all'inferno e punito per la sua superbia. Arriviamo ai due attaccanti titolari, partendo con il vice capitano Paolo Bianchi, la Meteora Bianca. Probabilmente la sua controparte nella vita reale è Paolo Rossi, visto che condividono il nome e il fatto che i cognomi rappresentano entrambi dei colori. Rossi è stato un famoso calciatore, considerato uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. È diventato celebre soprattutto per le sue imprese con la nazionale, con cui vinse il mondiale del 1982 in Spagna, segnando 6 gol e vincendo anche il pallone d'oro come miglior calciatore dell'anno. Chiude la formazione titolare Raffaele Generani, che nonostante sia ancora alle medie guadagna bene facendo il modello. Potrebbe ispirarsi a Raffaele Viviani, che è stato un drammaturgo, attore e musicista italiano, noto soprattutto per il suo contributo al teatro verista e popolare napoletano. Le sue opere teatrali, spesso descritte in dialetto napoletano, raccontano la vita dei quartieri poveri, dei lavoratori e della gente comune, mescolando dramma, comicità e musica. Passiamo alla panchina, dove iniziamo con Daniele Santis, amato da tutti essendo un ragazzo tranquillo del sud e per il suo fascino tranquillo. Si ispira al pari ruolo Morgan De Santis, che ha giocato per diverse squadre italiane, tra cui Udinese, Napoli, Roma e Torino, distinguendosi per la sua reattività. Con la nazionale italiana ha collezionato alcune presenze, anche se non ha partecipato a grandi tornei come titolare. Dopo il ritiro dal calcio giocato, De Santis ha intrapreso la carriera da dirigente sportivo, diventando direttore sportivo dell'Udinese. C'è spazio anche per Enrico Oliviero, un grande appassionato di moda. Ha già elaborato una versione elegante della divisa della sua squadra. L'unica correlazione che vedo col suo nome, anche se sicuramente è sbagliata, è quella di Olivier Giroud, soprannominato lo Sparviero, che è stato scelto per sottolineare la sua agilità, precisione e capacità di colpire al momento giusto, qualità che ricordano quelle di un rapace. Poi c'è Alessandro Rossa, il numero 1 quando si parla di lucidare scarpe italiane di alta qualità in pelle. Guardandolo ricorda molto Daniele De Rossi, noto per la sua carriera da centrocampista e per il carattere combattivo in campo. È nato a Roma e ha legato quasi tutta la sua carriera alla Roma, club con cui ha giocato dal 2001 al 2019, diventandone anche capitano. Era famoso per la sua grinta, visione di gioco, capacità di recupero palla e passaggi precisi, un centrocampista completo sia in fase difensiva che offensiva. Con la nazionale De Rossi ha vinto il mondiale 2006 in Germania. Passiamo a Giuseppe Cannavaro, che è affascinato dalle rovine di Pompei, trascorre i suoi sabati aiutando negli scavi. Anche lui ha più reference. La prima è quella di Giuseppe Meazza, che è stato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, considerato un vero simbolo. Giocava principalmente come attaccante alla sinistra ed era noto per la sua tecnica sopraffina, agilità e senso del gol. Ha giocato soprattutto per l'Inter e per il Milano, vincendo diversi scudetti. Con la nazionale italiana Meazza ha vinto 2 Coppe del Mondo nel 1990
1934 e nel 1938, diventando uno degli eroi della storia del calcio italiano. Oggi il suo nome è ricordato anche nello stadio San Siro, ufficialmente chiamato Stadio Giuseppe Meazza, in onore della sua immensa eredità sportiva. L'altro riferimento è Fabio Cannavaro, nato a Napoli, ha giocato per squadre come Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid. Era conosciuto per la sua grinta, velocità, senso della posizione e abilità nel gioco aereo, nonostante non fosse particolarmente alto per un difensore centrale. Con la nazionale italiana Cannavaro ha vinto il mondiale del 2006 in Germania, venendo premiato anche con il pallone d'oro, il primo difensore a ricevere questo riconoscimento dopo molti anni. L'ultimo della squadra, ma forse non è davvero così, è Gianluca Zanardi. Lavora come gondoliere a Venezia per migliorare la sua forza e il suo equilibrio. Dal nome si ispira a Gianluca Zambrotta. Era apprezzato per velocità, resistenza, capacità di inserimento e precisione nei cross, qualità che lo rendevano un terzino moderno e completo. Con la nazionale italiana Zambrotta ha vinto il mondiale del 2006 in Germania, diventando uno dei protagonisti della squadra di Marcello Lippi. Gianluca si riferisce anche ad Alex Zanardi, famoso in tutto il mondo per la sua straordinaria forza d'animo. Nel 2001 ha avuto un terribile incidente durante una gara in Germania in cui ha perso entrambe le gambe, nonostante ciò è diventato un simbolo di coraggio e rinascita. Si è reinventato come atleta paralimpico, ha vinto 4 medaglie d'oro e 2 d'argento nel paraciclismo. Normalmente il video sarebbe finito a questo punto, ma c'è un giocatore bonus che solo chi ha giocato in Azul 2023 conosce, Dino Zolletta. È uno di quei personaggi che si recluta tramite password e me lo sono sempre ricordato per il nome palesemente con origini italiane. Infatti si è notato che negli sprite dei file di gioco tra la nazionale italiana e quella brasiliana c'è proprio questo calciatore. Inoltre su Inazugol, il sito appena annunciato da Level 5, che permette di vedere tutti i personaggi e tecniche che appariranno in Inazuma Eleven Victory Road, il primo giorno d'uscita si trovava Zollette con la maglia dell'Orfeo, nonostante adesso questo presunto errore sembra essere stato sistemato. Questo vuol dire che probabilmente prima di mettere sotto contratto Nakata doveva essere lui il giocatore a far parte dell'Orfeo al suo posto, quindi molto probabilmente sarà Zollette a vestire la maglia azzurra in Victory Road. La teoria si rafforza anche perché a livello 30 su Inazuma Eleven 3 impara spada micidiale, la tecnica di Paolo. Questo giocatore si ispira a Dino Zoff, ex leggendario portiere, ha giocato soprattutto con Juventus e Napoli, vincendo numerosi trofei tra cui 6 scudetti e una Coppa UEFA. Con la nazionale italiana ha vinto il campionato del mondo del 1982 da capitano, diventando il giocatore più anziano a sollevare la Coppa del Mondo. Guardando il cognome di Zolletta in giapponese scopriamo che si ispira anche a Paolo Maldini, un ex calciatore italiano, considerato uno dei difensori più forti di tutti i tempi. Ha giocato tutta la carriera al Milan, dal 1985 al 2009, diventandone il capitano storico. Con il club ha vinto numerosi trofei, tra cui 5 Champions League, 7 scudetti e vari titoli internazionali. È apprezzato per la classe, la lealtà sportiva e l'eleganza dentro e fuori dal campo. Siamo arrivati alla fine del video, questa è l'Italia di Inazuma Eleven 3, chi vi ha colpito di più? Vi ringrazio per la visione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e vi auguro una buona giornata.